ai piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati nel secondo episodio dedicato al menù di Natale. Nello scorso episodio abbiamo realizzato gli antipasti, mentre in questo proporremo due primi, sempre naturalmente a base di pesce. Abbiamo scelto e realizzato per voi due piatti abbastanza semplici, molto sani, ma anche importanti e molto eleganti. Il primo sono dei ravioloni con il ripieno di pesce gatto e taccole dal gusto dolce e delicato, impreziositi dallo zafferano e dalla noce moscata. La seconda proposta è un piatto molto più rustico, dal sapore più intenso e dall'aspetto più casereccio: le tagliatelle, tonno e melanzane. Tutto rigorosamente fresco, tutto rigorosamente fatto in casa, due piatti che potrebbero darvi spunto per la preparazione dei primi per il vostro pranzo di Natale. Ma andiamo a vedere come si preparano. Come prima cosa prepariamo la pasta fresca, aggiungiamo la farina in una ciotola capiente, realizziamo un piccolo solchetto con le mani e apriamogli all'interno le uova, un pizzico di sale ed iniziamo a rompere le uova con i cucchiai di legno. Poi mescoliamo la farina con le uova fino a quando sarà possibile. A questo punto liberiamoci dal cucchiaio di legno e continuiamo con le mani. Una volta raggrumati tutti gli ingredienti, spolveriamo di farina la spianatoia e lavoriamo bene l'impasto fino ad ottenerlo liscio e omogeneo. Lasciamolo riposare un'oretta in un contenitore sigillato affinché non prenda aria. Il tempo che l'impasto si riposa, iniziamo a preparare il ripieno ed il sugo per i ravioli. Tagliamo 2/3 delle taccole a pezzi di circa 1 centimetro e mettiamole via. Il resto delle taccole lo taglieremo a striscioline sottili, così da poterlo integrare nel ripieno. Ora prendiamo il nostro bel filetto di pesce gatto e con un coltello ben affilato riduciamolo a tocchetti, in questo modo. È arrivato il momento di realizzare un bel battuto di prezzemolo. Defogliamolo e, munendoci di tanta pazienza e di un coltello da chef oppure di una mezzaluna, iniziamo a realizzarlo tritandolo molto finemente. Per fare in modo che rimanga asciutto e sgrumato, adagiamolo su un foglio di carta assorbente. Dulcis in fundo tagliamo i nostri pomodorini a fette sottili. Ora spostiamoci ai fornelli, mettiamo una padella sul fuoco, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva, le taccole tagliate sottili, aggiungiamo anche il brodo di pesce in pasta e lasciamo sfrigolare per qualche minuto. Aggiungiamo adesso anche i tocchi di pesce gatto, diamo una nota di sapore aggiungendo la noce moscata e ora un vero e proprio tocco di magia aggiungendo lo zafferano che dona un sapore caldo ed avvolgente. Aggiustiamo di sale e lasciamo cucinare tutto per alcuni minuti. Spostiamoci adesso sul piano di lavoro, spolveriamo bene di farina la spianatoia, ricaviamo dalla pagnotta d'impasto un pezzettino di circa 80-100 grammi, infariniamolo con cura e schiacciamolo leggermente con le mani. A questo punto spostiamoci alla macchinetta per la pasta, allarghiamo il rulli il più possibile e diamo la prima passata. La sfoglia ottenuta rigiriamola su se stessa a portafogli e, senza ancora stringere i rulli, diamo una seconda passata. Da qui in poi, ogni volta che diamo una passata, infariniamo bene la nostra sfoglia. Continuiamo stringendo gradualmente i rulli fino ad ottenere una sfoglia sottile. Da questa sfoglia dobbiamo ricavarne 2 pezzi di lunghezza pressoché uguale.
Adesso con un cucchiaio in una delle sfoglie aggiungiamo il ripieno. Continuiamo mettendo un cucchiaio di ripieno ad una distanza di 4-6 cm l'uno dall'altro. Cerchiamo di equilibrare le taccole ed il pesce in ugual misura in modo tale da avere un ripieno più omogeneo. Riempita tutta la sfoglia, afferriamo l'altra sfoglia e capovolgiamola con delicatezza sopra il ripieno. Aggiustiamo schiacciando lungo i bordi con le mani e per una maggiore sicurezza schiacciamo ancora con il mattarello lungo tutti i bordi centrali e laterali. Poi con un coppapasta ricaviamo i nostri ravioli. L'ultima operazione da fare è, sia per un fattore estetico per un fattore di ulteriore sicurezza, pinzare con una forchetta i bordi dei nostri ravioloni. In questo modo eviteremo che si aprano. Bene, la parte più difficile è stata fatta. Dopo aver portato una pentola di acqua salata in ebollizione, tuffiamoci dentro i nostri ravioli, giusto il tempo di preparare il sugo veloce che li accompagna. Mettiamo una padella sul fuoco, aggiungiamo un filo d'olio d'oliva, aggiungiamo anche le taccole che non dovranno però cuocere tanto, dovranno rimanere croccanti. Il restante brodo di pesce e facciamo saltare per qualche minuto. È arrivato il momento adesso di aggiungere i nostri ravioloni direttamente dalla pentola, adagiamoli con delicatezza sulle taccole e solo a questo punto aggiungiamo i pomodorini, aggiustiamo di sale, mettiamo una bella manciata di prezzemolo ed il tempo che tutto cuoce iniziamo a decorare il piatto in cui li serviremo. Ho tenuto da parte qualche tacco con cui realizzeremo metà stella. Leghiamo 4-5 stelle di erba cipollina e disponiamoli al centro di questa metà stella. Tagliamo un pomodoro a spicchi realizzando l'altra metà della stella, dando così l'effetto di una stella cometa. Impiattiamo 3 ravioloni accavallandoli appena l'uno sull'altro. Aggiungiamo a questo punto un po' di sugo di taccole e pomodorini, una spolverata di prezzemolo ed eccole qui, pronte, profumate, originali e molto delicate e buone. Siamo pronti per passare al secondo primo piatto di questo video. Come prima cosa, dopo aver visto all'inizio del video come preparare la pasta all'uovo, ci accingiamo subito a preparare le nostre tagliatelle. Dopo aver ricavato quindi dall'impasto 80-100 g di pasta, iniziamo a schiacciarla, avendo cura di infarinare bene le sfoglie e di ripiegarla su se stessa 1-2 volte prima di iniziare a stringere i rulli gradualmente. Ottenuta la nostra sfoglia sottile, tagliamola ad una lunghezza di 20 cm. Infariniamo bene, arrotoliamola su se stessa e a questo punto con un coltello tagliamo le nostre tagliatelle. Tagliamo lungo tutto il tronchetto e poi srotoliamole con cura, creiamo un nido, proseguiamo in questo modo fino ad ottenere tutte le tagliatelle necessarie. Mentre la pasta si asciuga e riposa un po', prepariamo il necessario per il sugo. Dapprima montiamo e tagliamo la melanzana per il lungo a metà, poi a tocchetti di circa mezzo centimetro. Affettiamo finemente il sedano che darà freschezza al nostro piatto. Per finire, con un coltello ben affilato, tagliamo il medaglione di tonno a strisce sottili. Passiamo ai fornelli mettendo una pentola sul fuoco e aggiungendo un filo d'olio extravergine d'oliva. Schiacciamo uno spicchio d'aglio e aggiungiamolo così in camicia, lo rimuoveremo in seguito. Quando l'olio sarà caldo aggiungiamo le melanzane ed iniziamo la trifolatura. Dopo qualche minuto aggiungiamo anche il nostro sedano tagliato sottile, una spolveratina di prezzemolo e quando le melanzane si saranno appassite aggiungiamo anche il nostro medaglione di tonno. Saltiamolo e ad un certo punto sfumiamo con il vino. Non appena il tonno sarà cotto spegniamolo perché se cuoce troppo risulta asciutto e un po' stopposo. Mettiamo una pentola con l'acqua, saliamola e portiamola in ebollizione. Quando bolle buttiamo dentro la pasta e lasciamo cuocere per 3-4 minuti. Lasciandola al dente, finendo così la cottura nella padella. Saltiamo bene al fine di amalgamare la pasta con tutti gli ingredienti. Alla fine aggiungiamo un'abbondante manciatina di prezzemolo. Decoriamo il piatto in maniera molto semplice e schietta. Aggiungiamo un pomodoro tagliato a fette accavallando le fettine l'una sull'altra, una bella cima vigorosa di prezzemolo, una spolverata di prezzemolo tritato in fondo al piatto e con l'aiuto di un coppapasta iniziamo il vero e proprio impiattamento, alternando la pasta con gli ingredienti come se volessimo creare una lasagna. In alto a questa torre di tagliatelle aggiungiamo in maniera sistemata e creativa i filetti di tonno, una macinatina di pepe, un filo
filo d'olio extravergine d'oliva e poi tiriamo su il coppapasta con molta delicatezza. Eccole qui, le tagliatelle che hanno un sapore intenso, delizioso e avvolgente, il giusto mix tra rusticità ed eleganza. Per questo episodio siamo davvero arrivati alla fine, spero che questi primi possano ispirarvi per il vostro pranzo di Natale o per qualche altra evenienza o ricorrenza. Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta, vi rimanda al terzo ed ultimo episodio di questi appuntamenti con i secondi piatti sempre dedicati al pranzo di Natale, ricordandovi, se volete e se potete, di dare un occhio al sito internet Onlus, l'albero della vita, una società non a scopo di lucro che si impegna ad aiutare e risolvere i problemi soprattutto dei bambini. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua.